Ciao Martin! E Diane, La lavagna che hai dietro. Io avrei sempre voluto una lavagna figa, del genere. È stato uno dei miei desideri per tanti anni, poi con la Vero? È scelta di strabello. farmi un giro. E prova a passare, non so, tipo un dito sul tuo schermo, cose del genere, sulla tua camera, perché ti si vede un po' tipo con le falde della luce. Aspetta. Ah, meglio. Assolutamente. Così sembravi veramente Aspetta. perso. Meglio? Perfetto. Ciao, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Quella là è cucina e soggiorno, poi c'è un corridoietto, camera dei miei, camera mia e bagno. Ah, anche camera dei tuoi? Beh, sì. Nel senso, i tuoi non sono in Svizzera adesso. Sì, però io abito nello stesso appartamento in cui stavamo Ah, quando ok, erano ancora ok, qua. ok, ok. Ma la camera dei tuoi è rimasta camera dei tuoi, nel senso, non l'hai... Sì, sì, sì. È Ok. off limits, io infatti la uso solo per stirarci. Al massimo la uso quando viene qua mia rosa, là sì la usiamo. Ah, ok, ok. No, non c'è niente da fare. Sì, là ci sono tutti i nostri giochini e le altre cose. Ok. Come state? Ottimo. Ah, scusate. Sì. Io sono preoccupata. Sì, aspetta un attimo, cazzo, io non mi sono preparato carta e penna, faccio subito un attimo solo. Adesso vedrai che ti darà soddisfazione questo, spero. Hai emozionata? Sì, è vero, perché è la Dai, prima cosa che... ma tu ci puoi dare qualche info o è una cosa che facciamo adesso così alla cieca? Adesso alla cieca vi darò qualche info. Ah, ok, d'accordo. L'episodio di oggi si chiama... Mia zia Agata. Ok. Prima di tutto, Eccoci. ho una Pronti. domanda. Allora, voi mi conoscete dal liceo, ma tra di voi vi conoscete da tanto più tempo, giusto? Sì. Sì. Quindi volevo chiedervi a ciascuno dei due di dire una cosa positiva e una cosa negativa dell'altro nel caso ci fosse un'apocalisse zombie. Cioè, cosa pensereste che sarebbe il punto forte e il punto debole di questa persona nel caso ci fosse un'apocalisse? Beh, Martin secondo me ha il punto forte che normalmente è un punto debole, ma che potrebbe essere un punto forte, che è una suola. Quindi secondo me nel caso di un'apocalisse zombie riusciresti a piegarti abbastanza da sopravvivere. Questo sì. Grazie, cara. Niente. Ok. Grazie. Questo sarebbe il punto forte. Il tuo punto forte in un'apocalisse zombie potrebbe essere... Cazzo. Se gli zombie ti rompono i coglioni, li spaventi rompendo i coglioni di più a loro. No! Ah, va bene. È bello partire con questo momento di amicizia, insomma. Bene, io vi dico benvenuti a Quando si chiude una porta. E adesso vi spiegherò le regole. E una volta fatte le regole, ci cominceremo il gioco. Ok? Ok. Le regole. Allora, la prima parte io spiego le regole, ed è quello che sto facendo adesso. La seconda Ok. parte, cioè la prima la mettiamo via adesso, già da subito. La seconda parte vi spiego l'incipit dell'episodio, ok? E vi racconterò la storia, i vostri personaggi, vi darò degli obiettivi comuni, che sono pubblici, che dovete superare insieme, e anche degli obiettivi privati. Questi obiettivi privati non potete parlarne, non potete dire che li state facendo, e se vi prendete un po' di tempo per farli, invece di farli subito man mano, è più divertente, insomma, se li fate a spot, ecco. Dopo di ciò vi spiegherò la stanza in maniera molto concisa e da lì in poi voi mi potete dire voglio guardare questa parete, voglio prendere questo oggetto, voglio fare questa cosa e io vi mostrerò con le foto seguenti cosa succede. E Ok. alla fine di tutto, quando editerò l'episodio, calcolerò il vostro punteggio in base a quanto bene avete fatto, quanto è bella stata la vostra storia, quanto divertente o insomma, non so, o avventurosa, quello che volete, insomma. E la coppia che ha più punti vincerà del cioccolato. Non ho tanti soldi, quindi il Bene. cioccolato era il budget minimo. A me il cioccolato va benissimo. E non avete un tempo limite, ma non
perdetevi a bere tazze di tè o cose in giro, ovviamente. L'unica cosa, se mi chiedete di fare qualcosa e io vi dico tipo, non so, ci mettereste 5 minuti a farla o 10 minuti a farla, vuol dire che quello effettivamente sarà un tempo che occuperete perché è una cosa che potreste risolvere in un'altra maniera e quindi io non voglio che prendiate la strada facile del tipo ricerco tutta la stanza, voglio che voi guardiate intorno e diciate voglio quello e quello invece di proprio fare un po' a casaccio. Ok, Semplice. ok, Avete domande? credo. Strada facendo probabilmente sì, però cominciamo. Perfetto. Allora vi racconto la storia. Inghilterra 1950. La famosa storica e avventuriera Agatha Travelodge è morta a soli 63 anni. Tutto il mondo la compiange, ma voi più di tutti, perché per voi lei non era Agatha Travelodge, ma zia Agatha. Voi siete Philip e Adelia Travelodge e siete nipoti di zia Agatha. Siete cugini alla lontana, le vostre famiglie non si sono mai frequentate. Gli unici momenti in cui potevate veramente legare erano quelle calde giornate d'estate che passavate da zia Agatha, ed è da lì che è nata la vostra amicizia. Siete sorpresi di vedere quante persone partecipano al funerale di zia Agatha e soprattutto quanti parenti. Quegli stessi parenti che di solito la denigravano perché era un po' pazza, era zitella. Tutti questi parenti sono comunque presenti per la lettura del testamento, anche se voi non vi aspettate nulla, perché sapete già che vostra zia Agatha darà tutti i suoi soldi in beneficenza. Ora, il funerale è appena finito, tutti siete tornati a casa di zia Agatha per la lettura del testamento. All'improvviso, l'avvocato di zia Agatha vi prende da parte e vi porta nello studio di vostra zia. Qui vi dice che zia Agatha vi ha lasciato una lettera di cui nessun altro deve essere a conoscenza. Ok, Ok. vi invio adesso i vostri obiettivi personali. Letti gli obiettivi personali, abbiamo 5 minuti di pausa in cui voi vi potete scrivere appunti se avete bisogno sui vostri obiettivi personali, se volete prendervi un attimo di preparazione del personaggio o quello che volete, insomma. Ma non sembra molto contenta. Sento già l'imbarazzo. Mm. Diane, sei un pazzo. Mi fa piacere di avere questa reazione. Farò finta anch'io di scrivere adesso. Lo faccio anch'io allora, giusto per... Perché non ho il telefono. Sai tipo, come si chiama Jerry Lewis? Non coprirti la faccia con le mani, se no non vedo le tue espressioni facciali, Emma. Ho bisogno di vederti durante il gioco. Magari stai cercando di sabotarmi. Ok, perfetto. Allora, vi mando adesso la foto della stanza. E vedete che c'è una bussola sopra in modo tale che mi potete dire quale parete volete vedere. Vi faccio vedere la parete nord così vedete meglio. Sì, Allora, grazie. trovate appunto la biblioteca di zia Agatha. Zia Agatha era una famosa storica, teneva un sacco di libri, ha scritto un po' su di tutto. La porta continua e porta ovviamente nella casa di zia Agatha dove ci sono tutti i parenti, ma voi non uscirete dalla stanza, non c'è bisogno di uscire dalla stanza perché non volete incontrare gli altri parenti. E una chiave Vero? che per essere presa dovete mettere una password che sono di 4 lettere. Immagino che la catalogazione dei libri per numeri non sia randomica, ma abbia un senso. Zia Agatha era molto precisa in quello che faceva. Ecco, Mm. per esempio, non mi potete dire voglio vedere tutta la libreria, quali sono i libri, eccetera, perché ci mettereste 5-10 minuti. Comunque, da Mm. che età vi conoscete? I vostri personaggi, dico. Vi ricordate la prima volta che vi siete visti da zia Agatha? Da zia Agatha ci siamo visti, anni fa, in estate.
durante le Leva vacanze. quelle mani che non ti vedo e ti sento male poi. Chiedo venia. Piccoli, molto piccoli. Non Sì, so sì. perché ad Elia sembra che si sia sbronzata al funerale di zia Agata. È per Io... la sofferenza del cuore. È muy devastante. Ah, ok. Canto in spagnolo adesso. Perché no? Fai il cazzo che ti pare. Ok, volete vedere un'altra parete? Guarda, Vamos. sì, guarderei volentieri la parete ovest. La parete ovest. Ok. Nella parete ovest trovate lo scrittoio di zia Agata. C'è anche una finestra che dà sul giardino, dove vedete solo alberi. E la scrivania di zia Agata ha 2 cassetti. Un cassetto che ha una combinazione a colori e un cassetto che ha bisogno di una chiave. Poi, come vedete, sopra la scrivania di zia Agata c'è una busta, un tagliacarte e un quadretto tipo. Che quadretto è quei puntini? E te lo faccio vedere, ci sono delle parole scritte sopra. Aspetta che lo trovo. Ok, C'è scritto ricorda e poi diviso in 4 punti. ok. Una cella di favo. Un tipo di radici. Un edificio americano. Uno strumento musicale. Cos'è un favo? I favi non sono tipo le api. Esatto. Ah, ok. Ma sulla busta c'è un francobollo? Sì. È la busta che vi ha lasciato zia Agata ai miei nipoti. La volete aprire? Sì, volentieri. Un po' di curiosità. Leggo io. Va bene. Leggi tu. Cari Filippo e Adelia, non fatelo sapere agli altri, ma voi siete sempre stati i miei 2 parenti preferiti. Per questo motivo vi ho lasciato un piccolo regalo nel mio studio. Trovarlo potrebbe essere un po' difficile, ma non scoraggiatevi. Se fate attenzione ai vari indizi, scoprirete di avere una piccola fortuna nelle vostre mani. Un saluto, zia Agata. Una piccola fortuna. Piccola fortuna. Dici che sia qualcosa di materiale o no? La fortuna. La fortuna è sempre materiale. Dici? Però secondo me... non so. No, le nostre ziette è troppo... Da zia Agata mi aspetto qualsiasi cosa. In effetti sì. È che una povera donna così aveva solo l'animo buono. Un animo buono, la zia. No? Ha sempre incoraggiato me nei miei progetti e nelle mie idee strampalate. Come sei egocentrico? Che idee strampalate, scusa. Sono sempre stato molto propenso a farmi venire idee particolari per qualsiasi brand che vedevo in TV, alla fine mi ha qualcosa in mente. Ah, wow. Ad esempio, parlando delle api di prima, volevo proporre alla Nike di fare delle scarpe che hanno, è presente quelli per ammazzare le mosche, metterlo attaccato alle scarpe così la gente uccide le api per terra così non le calpesta. Terribile! Infatti non mi hanno cagato. E non te l'hanno presa? No. Hanno dato una motivazione perché non l'hanno presa? Sì, dicevano che la gente non ha paura di calpestare le api se porta le scarpe. Ha senso. Volete vedere un'altra parete?
Vai. Andiamo a sud, andiamo a sud. Su Ok. del calore. Curioso. Nella sud non c'è tantissimo, ci sono 3 quadri. C'è un quadro di un esagono, un quadro di una cassaforte e un quadro di un leone. Il quadro dell'esagono e del leone sono dipinti su legno, mentre la cassaforte è su tela. Voglio vederti solo la faccia Emma un attimo, ad Elia un attimo. Stavo valutando se la tua faccia sia effettivamente un esagono. Forse un pochino, in effetti. Oh mio Dio. No, lascia pure i capelli, lascia perdere i capelli. Voglio vederti così come sei. Tu sei Leoncino invece. Peccato che hai perso i capelli. Vabbè. È segno di maturità. Wow! E la cassaforte però? La cassaforte cosa? Non so perché è su tela la cassaforte, soprattutto perché c'è un quadro di una cassaforte. Chi ha un quadro di una cassaforte in casa? Metti là il quadro di un esagono. Ah, è un esagono, può essere arte moderna strana, che ne sai. Sì, tipo, La zia è sempre molto profonda. tipo Rothko. Come io che avevo proposto di fare Magari è tipo la un- Ray-Ban occhiali con forme di trapezi. Ma sei stracommerciale. Magari la zia nella sua profondità intendeva dire che l'arte è un tesoro, quindi la cassaforte su tela è per indicare la profondità, per Wow, quello che è nascosto, il tesoro dell'arte. wow. La profondità. La La profondità. profondità. In un'immagine in 2D. Più che altro mi Arte. chiedo perché un esagono verde su sfondo verde. Boh. Non ti so rispondere. O ti saprei rispondere, ma non Sì. ti posso rispondere. Ma Interessante. secondo. Cosa c'era scritto qua? Una cella di favo. I favi Un esagono? sono esagonali. Uguali? Un tipo di radice, leoni, radici, poi viene mettere il dente di leone al massimo, però sì, non è una radice. Sì. Un edificio americano. Casa Bianca, il Pentagono? Boh, c'è un esagono, il Pentagono, ma boh. Che confusione. Vi faccio vedere la parete est. Nella parete est ci sono dei fiori. E c'è un piccolo altro quadretto e c'è una scatoletta che come vedete è chiusa, ha un lucchetto arancione. Quindi dovrete trovare la chiave Ok. arancione per aprirlo. Dobbiamo trovare la chiave arancione. Per aprirlo. O forse l'avete già trovata. Mhm. Sì, è quella sulla parete nord chiusa, scusate. Appunto. Ok. Ah, la cosa rossa cos'è? Scusa? La cosa rossa sopra il tavolo. È un quadretto, è un altro quadro. Quadretto. E cosa c'è nel quadretto? È Si un può triangolo zoomare rosso. su quel quadretto? È un triangolo triangolo? rosso. Ah, proprio un triangolo. Ok, ok. triangolo rosso su sfondo rosso. Sì, Fermo un attimo. dica. Allora, qua ci sono quadrati azzurri su sfondo blu. Là c'è un triangolo rosso su sfondo rosso. Prima c'era un esagono verde su sfondo verde. Sembra tutto un po' sospetto. Aspetta, però, innanzitutto, il codice per la chiave per la cassetta Mm. è a 4 cifre. Lettere. Mi sembra chiaramente che manchi un libro Mhm. lì accanto, che è il libro 0118. Ci A vedi? proposito di 118, voi 118. cosa ne pensate di magliette con degli allarmi qua che partono e girano? A chi vuoi venderla questa? È Benetton, l'ho proposto alla Benetton, magliette da uomo, quando vedono delle belle ragazze partono i io. Ma infatti io ti Ma no, stavo... rossi no. Come? Non rossi gli allarmi. Se uno è daltonico come i tori, dopo con rossi impazzisce, capito? Mi pare... Perché uno daltonico Questa è la dovrebbe impazzire corrida! con rosso? La corrida!
Brivio. La prima cosa che pensi è un daltonico. Non fargli vedere cose rosse, non fargli vedere cose rosse. Sei stata in Spagna per caso di recente? No? Perché vorresti andarci? Pablito? No, non la trovo particolarmente intrigante la Spagna. No, perché? C'è la paella. Ah, buona la paella, la posso mangiare anche qua dietro, però. No, la Non mi paella. sa lì. Ah, Eh, Roger, sei così ristretto Allora. mentalmente. Forse è banale il mio pensiero, ma inserire 0118 come codice per aprire la chiave? Sono 4 lettere. A lettere, non numeri. Ah, e allora. Oddio, potrebbe essere numeri che corrispondono alle lettere O, dell'alfabeto. I e l'8, B. O, I, D. Potete provare? Non funziona. Però lo 0 che lettera è? O. Ah. Sì, no, io stavo pensando tipo al numero delle lettere, cioè però effettivamente non c'è la lettera 0 nell'alfabeto. Però la chiave, il lucchetto verde il chiavistello verde per il cassetto. Con quale chiave si aprirà? Con la chiave verde. Sì, che posso immaginare possa essere dentro la cassetta che apriremo con la chiave gialla. Arancione. Non ti so dire dove si trova la chiave verde. Sì, va a sapere. Subito. Abbiamo visto tutti i muri. Sì, quindi questo è il set base. Avete visto tutta la stanza adesso. Certo. Poi Possiamo ci sono- analizzare un po' meglio le piante che ci sono sul muro a est. Assolutamente. Avete cominciato a rovistare tra le piante e quindi c'è il gioco dei fiori. Volete fare il gioco dei fiori? Oddio. Molto volentieri. Perfetto. Allora, il gioco dei fiori è super semplice. In realtà, che voi lo risolviate o meno, andrete comunque avanti. Serve soltanto per fare più punti, ok? Quindi è un minigioco bene. all'interno del maxi gioco. Nel gioco dei fiori vi invierò una tabella 9x9 che sarà colorata di rosso, blu, giallo e verde. Voi avete un minuto per contare qual è l'area più grande e qual è l'area più piccola e dovete mettermele in ordine. Mi dovrete dire l'area rossa è più grande di quella verde, più grande di quella blu, più grande di quella gialla, per esempio. Sparo. Ok. E lo rifaremo 4 volte. Togli la mano dalla faccia ad Elia, che sennò poi non sento bene cosa dici. Va bene, Santiago, come vuoi. Ecco il primo fiore. E avete un minuto a partire da adesso. È una roba in collaborazione da soli. Insieme. Ah, che bello. Tu come conti? Io conto il verde. 23 verdi. 21 gialli. Avete ancora 30 17. secondi. E 20 blu. Ok, quindi 23 verdi, 21 gialli, 20 blu e 17 rossi. Avete ancora 5 secondi. Fai la somma di se è giusta. Ok. Dovete dirmi, mi dispiace, smettete di contare. Ditemi dall'area più grande all'area più piccola. L'area Verde, più grande è verde. poi giallo, Mhm, poi blu mhm. e poi rosso. Perfetto, avete superato la prima pianta. Vi mando la seconda Ottimo. pianta. Avete adesso 50 secondi. Bene, giallo, io giallo. Io verde. 17 gialli. E rosso. 22 verdi. Avete ancora 25 secondi. $23 blu. Stop, non contate più. Ditemi Eh. il vostro ordine. Tu ce li hai scritti tutti, vai. Allora, 23, più di tutti blu, Mhm, verdi, mhm, rossi mhm. e gialli. Avete superato la seconda pianta. Adesso avrete 40 secondi con la terza pianta. Non disturbarti con la mano in faccia, che devi essere più concentrata. E non ti capisco se parli con le mani in faccia. Io gialli. Io rossi.
facendo 22 col rossi. computer, Gioco Adelia? gialli. Che sento... Oh no! Io verdi. Tu verdi, io blu. Avete 20 secondi. 21 blu, 22 rossi. 20 verdi e 18 gialli. Allora, cosa mi dite? Rossi più numerosi, 22, poi blu 21, poi ci sono i verdi e poi i gialli. Avete superato la terza pianta. Avete l'ultima pianta da superare. State andando benissimo, ragazzi. Avrete però solo 30 secondi per fare quest'ultima Oh pianta. merda. Ok, Oddio, io 30 sono gialli- pochi. Io gialli e rossi. Ok, io blu e verdi, d'accordo? E i 30 secondi partono adesso. Mm. 23 19 gialli, verdi e 22 blu. gialli 23, rossi 17. Ok, stop. Smettetela Ok. di contare. Ditemi dall'area più grande all'area più Ecco. piccola. Il più grande i gialli, poi i blu, poi i verdi e poi i rossi. Perfetto! Avete superato il gioco dei fiori. Siete stati fortissimi. Perfetto. Tra le piante trovate una chiave verde. La chiave verde sarà quella del cassetto. Tra l'altro mi è venuta in mente un'altra idea con questo gioco dei fiori. Quindi devi proporre alla Lamborghini di fare un modello di auto in cui ogni cerchio è composto da fiori a raggiera invece che un cerchio. Quindi il volante è tipo un fiore coi petali e tu lo prendi per i petali per girare, le ruote sono fatte di petali. Ma fiori veri? Sì, fiori. Una Wow! Lamborghini modello fiore. Lo posso vedere modello fiore? E scusate, Quello. volevate aprire il cassetto verde? Sì, proviamo ad aprire il cassetto verde con la chiave verde. Ok, lo riuscite ad aprire e trovate dentro ci sono due lettere. Una è al mio avvocato e l'altra è ad Agatha. Io ve le invio Ad entrambe. Agatha, devi... A se stesso. Ok. Magari non l'ha scritta lei. Ecco qua. Ho scritto Rodolfo. Ti rovini il trucco se continui a toccarti le labbra. Ma non sono truccata sulle labbra, Cico. Sto E anche la messa in sentendo. piega va valora se ti tocchi i capelli. Già non sei sto gran Stress. splendore, figurati se ti rovini anche trucco e parrucco. Per fortuna vi volevate bene da piccoli. Leggo io ad Agatha. Ok. Tra l'altro, cos'è quel pezzettino giallo, foglietto accanto? È un pezzetto che avete trovato dentro la busta. Cara Agatha, ti amo e ti amerò per sempre. Ma deve finire qui. Attenzione, la zietta si dava da fare. Capito, scappa. Ilsa ha più bisogno di me. Chi è Ilsa? Tu conosci una Ilsa? Lo so, Ruggero era forse quella vecchia zia. Leva quel braccio che ti capisco male così. Parla... Sposta la faccia. Cioè, sposta la faccia dalla mano che ti capisco male quando Sposta parli. la Se ti faccia appoggi. dalla mano. Oh, Santiago. Ilsa ha più bisogno di me. Spero tu lo capisca, mia cara. Non voglio tu possa pensare a questa nostra relazione come a una transizione di denaro. Comunque ti lascio questo in dono. Deciderai tu quanto essere sentimentale. Con affetto, Lion Goodheart. Allora, né Ilsa né Lion mi dicono niente, però Lion c'è un leone su un quadro. La zia aveva un fetish per gli animali? È stata sempre una donna molto esuberante, quello è innegabile. Caro signor notaio, le devo chiedere un favore. Il giorno della lettura del mio testamento, lontano da occhi indiscreti, dovrebbe invitare i miei nipoti, Philip e Adelia. Ma chi è Philip? Beh, non importa. No, Anselmo. No? Ah, no, Crixio. Anselmo è il mio vicino di casa. Nel mio studio a consegnare loro le buste in allegato. È importante. Stai delirando, che problemi hai? Shh.
Oh, che rumoroso. Non per posta per altre vie, lontana da occhi indiscreti. Conto su di lei, zia Agata. Qual è la busta impiegato? Ai miei nipoti la busta che abbiamo aperto prima. Ah. Oddio. Principio di Alzheimer? Così presto? Dai, Rodolfo, cuccia. Non mi chiamo Rodolfo, ancora. Secondo me sì. La tua pelata me la ricorda. Ti ricorda Rodolfo, va bene. Rodolfo? Mi Sì. presenterai Rodolfo un Parrucchiere. giorno allora. Il mio parrucchiere. Ah, bello, il parrucchiere pelato è una roba che mi mancava. C'era Tra lei. l'altro, è sia parrucchiere che vicino. Is- Un parrucchiere pelato è il miglior tipo di parrucchiere perché se vuoi tagliarti i capelli da solo, il taglio migliore che tu riesci a fare da solo, penso, è pelarti. Cioè, non penso che io riuscirei a farmi tipo taglio ad effetto. Fidati che comunque anche rasarsi da solo è difficile. Con tutte le tue invenzioni dovresti provare a creare un rasoio che permetta di radersi perfettamente da soli. L'idea l'avevo proposta, un rasoio. Ah sì, a chi? Alla Philips? Sì, alla Santiago, Philips. non ti ricordi nulla. Non mi chiamo Santiago. Hai detto il mio nome poco prima di sbagliarlo. È davvero affascinante questa cosa. Vi ricordate comunque che c'è ancora il quadretto con scritto ricorda che non avete ancora utilizzato? Ah, sì, certo. Allora, a meno che i tasti rossi del codice, i tasti colorati del codice non facciano una musichetta. Potrebbe essere il triangolo rosso. Il triangolo è uno strumento. Come ci aiuta? Non lo so. Però è come la fava di che cazzo che era? La cella di favo con il quadretto verde. Allora, una cella di favo è verde. Tipo di radice, oddio, le piante hanno radici, le piante sono dentro i lati blu. Un edificio americano. Allora, a me viene in mente, se dobbiamo pensare a forme geometriche o cose, mi viene in mente il pentagono. Allora, però dove sta? Però tu l'hai visto un pentagono? No. Visto che comunque abbiamo identificato gli altri tre, proviamo a pigiarli in ordine così, andando per esclusione, che quello che ci manca è l'altro colore, e quindi immagino che l'ordine sia verde, blu, giallo e rosso. Siete riusciti ad aprire il cassetto. Quando lo aprite trovate il catalogo della biblioteca. Se volete leggere il catalogo della biblioteca dovete però fare prima il gioco della biblioteca. Facciamo il gioco della biblioteca. Ok, dovete decidere 4 che sono separate tra di loro, che non sono nella stessa riga né nella stessa colonna. Personaggi Disney, perché no? Verdure? Strumenti musicali. Ok, Non so se abbiamo scelto bene. quindi pesci No, e avevo fatto strumenti delle scelte musicali. sciocche. Adelia, devi scrivermi un messaggio su WhatsApp. Nel messaggio su WhatsApp devi scrivermi un personaggio Disney, una verdura, un pesce e uno strumento musicale. Ok. Allora. Non dirle ad alta voce. Allora, Philip, adesso per ciascuna categoria hai 3 possibilità. Devi dire quello che ha detto Emma, quello che ha detto Adelia. Modelli. Dobbiamo vedere quanto in connessione siete tra di voi. Avete passato tanti estate Ok. insieme, vediamo se riesci ad indovinare quello che ha scelto Adelia. Quindi, primo, personaggio Disney. Non so, Mushu di Mulan. Colpo basso. No, mi dispiace. No. Che ne so, Sebastian. Giusto! L'hai beccato, perfetto. Sì, sapevo che era un animale, bastava capire quale. Ok, sei alla verdura. Hai 3 possibilità, 3 verdure. Verdura. Carota. No. Pietola. No. Verdura. Andiamo. Pomodoro. Mi dispiace. Adelia, qual era? Peperone. Pesci. Pesce. Ci va il peperone. Pesce. Pescatore. Carota. Giusto! 3 possibilità per lo strumento musicale. Primo che viene in mente è il violoncello. Ok.
Se non è il violoncello, pianoforte, No. contrabbasso. No, mi dispiace. Adelia? Il clavicembalo. Il clavicembalo! Il clavicembalo, Chico, è cultura. Ok. Mi Se dispiace. pensare a uno strumento, il primo che ti viene in mente è il clavicembalo, siamo seri. Ma io credo che deve essere mica il primo strumento che mi viene in mente. Mi piace che nel mentre Adelia stava cercando di darti un indizio mimando tipo Lady Gaga, era tipo così. Allora, non ho voluto badare a lei che dava indizi e non mi sembrava giusto. Il primo round è stato nullo. Avete fatto 2 giuste e 2 sbagliate. Tocca a Martin Peccato. questa volta scegliere. Però prima dovete dirmi le 4 categorie. Perfetto. Martin, allora per favore scrivimi in privato un cane, una razza di cane, uno stato europeo, una città italiana e una cosa che è viola. Ok, Ok, andate. Adelia, hai 3 possibilità per dirmi la razza di cane che ha detto Filippo. Sono scontata, ma Golden Retriever. Giusto! Stato europeo? Croazia. Giusto! Ah, Città italiana? Trieste. Mi dispiace, hai ancora 2 possibilità. Spero per te che l'hai fatta facile. Treviso. Hai ancora una possibilità. Deve essere facile, Chico. Facile. Padova. Mi dispiace. Qual era, Se Filippo? pensi. Roma. Santiago, Roma. È la capitale. Sì, è una città italiana, quella più facile, la prima che viene in mente. Se pensi Oh, all'Italia, no? qualcosa di significativo per nostra vita assieme. Oh. Infatti tu adori Roma, pensavo pensassi a Roma. Vabbè, non è ancora perso. Il round non è ancora perso perché se indovinate la cosa viola 3 su 4. Quindi hai 3 possibilità per dire una cosa viola. Allora, il viola è il color preferito della sua consorte. Non è mica viola lei. Shh. Oh, merda. Occhiali da sole. Mi dispiace, non è. Ancora 2 possibilità. Cazzo fai? Cazzo fai? Melanzano. Giusto! Hai vinto il round. Non più banale di così, cosa dovevo dirti? Pensavo qualcosa di più intimo, di più della nostra vita Intimo. assieme, Roger, qualcosa di più. Quindi, Adelia, devi scrivere un tipo di fiore, un brand di supermercato, un tipo di albero e un tipo di auto. Ok, Filippo, hai 3 possibilità per dirci un fiore. Un girasole? Sì! Sì. Hai 3 possibilità per dirci un supermercato. Conad. Giusto! Dai. Hai 3 possibilità per dirci un albero. Platano. Non arricciarti i capelli, te li scompigli. Coglione, ragiona! Salice. Hai una possibilità. È facile. Pino. Giusto! E hai 3 possibilità per una marca d'auto. Fiat. Giusto! 4 su 4, vincete il round. Dai. Ok. E Filippo devi dirmi Sbaglio. adesso un mammifero, un santo, un frutto e un metallo. D'accordo. O puoi dire uno che Non è sarà tutti e facile, 4, sì. se ne riesci a trovare uno che è tutti e 4. Adelia, un tipo di mammifero. Hai 3 tentativi. Coniglio. Cido. È comunque facile. Cani. Giusto! Perfetto.
Un santo. Hai 3 tentativi. Martino. San Martino, bravissima. Un tipo di frutto. Hai 3 tentativi. Kiwi. Fragola. Ultimo tentativo. Perché tu da metallo è anche peggio. Cocco. Mi dispiace, no. Cos'era? Visto dove ti trovi, ho pensato di scrivere arancia. Perché No, era devo la- dire una cosa. Hai 3 metalli. Metalli. Oro. Giusto! Cazzo. Hai fatto giusto, avete vinto il round, quindi avete vinto 3 round su 4. E quindi avete vinto il gioco Bene. del catalogo della biblioteca. Complimenti, datevi un Dai. applauso. Ottimo. Bellissimo sto minigioco. Comunque mi dispiace che vi sento male, però effettivamente avevo proposto anche alla Amplifon una roba che magari fosse un po' più estetica rispetto ai cosi auricolari che hanno di solito, e doveva essere parrucche con auricolari integrati Perfetto per dell'Amplifon. te che sei pelato, Javier. Vi invio adesso alla biblioteca. Il catalogo della biblioteca racconta tutti i libri che ci sono nella biblioteca, a parte uno. E buona lettura. Sono tanti. Ecco. Sì. Non ne ho ancora finiti di leggere, però sto cercando già di capire di cosa si tratta. Direi che inizia per F. Se ho Dai. capito bene cosa dobbiamo farci, ci serve per il codice della chiave. In cos'altro potrebbe servirci il nome del libro? Storia dei non reali e storia dei reali. Reali di Spagna. Storia dei risotti, belli. Beh, perché scusa, storia dei morti. C'è qualcosa. I morti hanno un sacco di storie. Tra l'altro, storia dei santi, c'è anche San Martino. Storia dei romanzi erotici. Se noi abbiamo il 118, abbiamo il 218 che parla dei santi. Abbiamo il 318 che parla della Disney. Esatto. Disney, Santi, aspetta, erano nella stessa colonna Disney e Santi. Vediamo delle cose che sono in quella tabella. C'è la storia di tutte queste cose. O ne manca una? No, penso di averle fatto completamente a caso, scusate. Ok. Stiamo integrando. Storia Sì, di tutti, storia di tanti, storia di qualcuno. Storia delle ciabatte, storia delle chiavi, storia delle case vecchie, storia delle canzoni. Cioè, perché mi sembra che l'unico passaggio che vi manchi al momento, l'unica cosa che serve è tirare fuori la chiave. Mi sembra che sia l'unica cosa che non avete ancora tirato fuori, Forse giusto? dovremmo prendere storia delle chiavi. Quindi sarebbe OAIS. Eh? 0415, storia delle chiavi. Noi abbiamo bisogno di una chiave OAIS. No, penso che Adelia volesse chiederti se lo vuoi leggere. Leggere storia delle chiavi. Possiamo leggere storia delle chiavi, certo. Potete leggerlo, in effetti. Sì. Dai. Adolfo, leggi tu? Ok. Mi chiamo Filippo comunque. Introduzione, la parola chiave ha moltissimi Il vecchio bravo che aveva fatto tante cose buone in passato, sai? Il baffetto, forse. Sì, devi smetterla con gli acidi. Può essere uno strumento di metallo usato per aprire e chiudere serrature e lucchetti, per esempio. Può indicare figurativamente un mezzo usato per il conseguimento di un fine. In musica è un segno convenzionale posto all'inizio di un pentagramma ed è usato per determinare la gradazione del suono, nonché la posizione delle note musicali.
In informatica si ha la chiave USB e una memoria elettronica esterna assai capiente, ma di esigue dimensioni. Insomma, chiave significa molte cose, oggi le scopriremo tutte. Oddio, c'è la chiave inglese, altre robe con le chiavi, chiavetta USB. Una mi viene in mente però. Chiamare. Ah, Cazzo quanto ti conosco, purtroppo. dovevo mettere quello sulla griglia. La parola chiave ha moltissimi significati. Può essere uno strumento di metà. Aspetta, ma mancano lettere? Lettere. Sì, Manca la L? Una, anche Manca esterna. la L di metallo? Esterna, la N. A inizio di un pentagramma, all'inizio. Sì. Quindi può indicare figurativamente un mezzo usato per il conseguimento, la I. Ok. Quindi Quindi abbiamo la L, L, I, O di inizio. O, N. L, I, O, N. Lino. Lion! È il nome del tizio, cazzo. Che stupidi! E riuscite a prendere la chiave arancione. Bravissimi. Ottimo. La chiave arancione serve per aprire il lucchetto. Sì. Aprite la cassetta e trovate dentro un altro pezzo del puzzle ritagliato. Ok. E quindi abbiamo sopra, c'era fermo lì. Manca uno. E questo è 5 più 1. Forse dovremmo farci tipo... Una specie di sudoku. Sì, una specie. Ma è anche diviso in modo strano. Ci sono dei segni più... Sì. perfetti. Vi manca ancora un pezzo. E dove lo beccheremo questo pezzo in più? Guarda con la cassaforte e la tela. Magari dietro la tela c'è qualcosa? La tagliamo con il tagliacarta. Un po' aggressivo, ma... Va tanto bene, zitto ormai. lo tagliate con la tagliacarta e in effetti scoprite che sotto c'era un altro quadro e attaccato c'è un pezzo del post-it. Ah, Tagli. che ha un 5 più. E un 2 meno. Però anche com'è diviso questa cosa è molto strano. Sì, è molto particolare. Pensate che ci sia qualcosa che vi potrebbe aiutare a capire meglio come utilizzare questa cosa? Alla fine sono tutte cose che ha creato la zia Agata, perché la zia Agata era un'esperta in tantissime cose. Sì. Maledetta sadica. Forse tra i libri c'è qualcosa. Animali 4 nemici hotel, 8 volanti, orsi impazziti. C'era quella del cruciverba? Che sta? Vabbè. Puzzle giapponesi? Mm. Apri. Puzzle giapponesi, dai. Ok, perfetto. Tirate fuori il libro 213, Storia dei puzzle giapponesi, e già dalla copertina avete capito di aver fatto centro, perché c'è una cosa simile. Le aprite, girate, finché non trovate una pagina appunto su un qualcosa che potrebbe sembrare uguale, e allora lo leggete. Il Ken è un gioco di logica, ispirato al Sudoku e creato nel 2004 dal professore giapponese Tetsuya Miyamoto. Il gioco consiste in una griglia nella quale bisogna disporre le cifre da 1 a n senza che ci siano ripetizioni né nelle righe né nelle colonne. La griglia inizialmente è totalmente vuota e divisa in blocchi di diverse forme da linee più spesse. In ogni blocco viene riportato un numero seguito da un operatore aritmetico che indica l'operazione da effettuare tra le varie cifre del blocco. La griglia va completata in modo che effettuando l'operazione riportata in ciascun blocco tra le sue cifre si ottenga esattamente il risultato richiesto, sempre un numero intero positivo. Scusate, sono torta, ma il 3, tipo 3 meno. Il meno è l'operazione, ma il 3? È il risultato che otterrai facendo l'operazione. Ah, ok. Quello è il risultato richiesto, ok, adesso ha molto più senso. Deve dare 3 ed è una sottrazione, può essere solo 4 meno 1. 2 è il risultato della divisione dei due numeri in alto e in centro.
dei numeri da 1 a 4, quelli che divisi tra di loro fanno 2, sono o 2 e 1 o 4 e 2. Scusa, 6 per? Può essere solo 3 per 2 per 1. Sì, però non so come, cioè non sai qual è la forma del quadrante che ha il 6 come risultato. 5 più che fa L, la somma di 3 che fanno 5. Può essere anche 1 2 2, perché tanto siccome fa L potrebbero non essere. Sì, sono in verticale, sì. Però potrebbe essere anche 3 1 1. Potrebbe anche essere 3 1 1. Sappiamo già che il 3 meno prende 4 e 1, quindi per il 5 sotto di lui abbiamo il 2 e il 3 per forza. Non ho già ascoltato. E visto che ci sono 2 e 3 lì, se fosse 2 2 1 per il 5 più non potrebbe funzionare, perché uno degli altri due è 2 per forza, quindi è 3 1 1 quel 5 là. Il 3 è nell'angolo e 1 e 1 sono gli altri due. Scusate. Sì, io ho risolto, in teoria sono 2 4 2 1 i numeri. Nel frattempo che Adelia risolve il suo, Philip, è il momento di capire dove inserire questo codice. Vedrò anche questo. Bisogna riguardare tutte le sì. foto che avete visto fino ad adesso e trovare dove... Informazioni abbiamo. Ed eccolo qua che c'era il pentagono giallo, effettivamente. Adesso ho visto l'immagine del pentagono giallo. Tu hai risolto il tuo? No, perché parli troppo, mi sconcentro. Beh, va bene, diamo per accettato quello di Philip. 2 4 2 1. Sì. Ok. Mi viene uguale, poi a me segno un errore, ma evidentemente ho confuso qualcosa. Nella lettera a noi, cosa ha scritto Agatha? Per questo motivo vi ho lasciato un piccolo regalo nel mio studio. Trovarlo potrebbe essere un po' difficile, ma non scoraggiatevi. Se fate attenzione ai vari indizi, scoprirete di avere una piccola fortuna nelle vostre mani. Un saluto. Che sia una specie di biglietto della lotteria? Com'è? Il libro. Il libro. Di quello mancante? Ah sì. No, forse stiamo perdendo un po' anche la lettera per Lion. Comunque ti lascio questo dono, deciderai tu quanto essere puntini sentimentale. E prima dice: non voglio che tu possa usare questa nostra relazione come una transizione di denaro. A parte che zia Agatha si prostituiva, per il resto... Ci sono altre immagini che vi stuzzicano un po' o vi rendono perplessi. Qualcosa che stona, dico io. Qualcosa non che stona, ma che non ci sta. Sì. Le devo chiedere un favore. Il giorno della lettura del mio testamento, lontano da occhi indiscreti, dovrebbe invitare le mie nipoti. Scusa, è un mio errore di scrittura. I miei nipoti. Ok. Perché sei un po'... Nel mio... robusta e allegati. È importante che gliela dia in mano quel giorno, non per posta o per altre vie, lontano da occhi indiscreti. Per fortuna, cioè, magari quella parrucca da Amplifon, forse in quel caso sarebbe. Cioè, lei ha detto non via posta, ma poi c'è scritto posta al mio avvocato. Perché quello l'aveva inviato per posta al suo avvocato. Era importante che ce lo dessi in mano. Sì. Era nel cassetto, Agatha e il mio avvocato. Era nel cassetto. Forse c'è qualcos'altro nel cassetto. I cassetti sono due, quello con i pulsanti EA e quello con la chiave verde, no? Sì. Posso provare a forzare ancora la serratura del cassetto con la serratura verde, magari si apre un doppio fondo. Ma vuoi che ci abbia fatto una cosa così ingegnosa e poi dobbiamo scassinare malamente dei cassetti? Mi sembra un Allora, po'... aspetta un attimo. Un cassetto è molto più grande dell'altro. 2421, aspetta un attimo. Se usassimo sulla lista che avevamo un tipo di radice, se provassimo a pigiare blu
blu, verde. Cazzo, sei genio. Sei sta? un genio, non ci avevo pensato. Non succede nulla, mi dispiace. Però sarebbe stato bello. Avrei dovuto farlo, era molto più genio di quello che ho pensato io. Avete trovato che un cassetto è molto più lungo dell'altro. Sì. Ah, quindi ha davvero senso questa cosa che ho detto. Magari era soltanto una roba grafica tua di come l'hai fatto. Boh, Pensavo ma fosse si una vede stronzata. fisicamente che uno è più lungo dell'altro. Io non l'avrei mai notato. Quindi se uno è più lungo dell'altro ci sarà qualcos'altro sotto, no? Voi avete tirato fuori il cassetto e guardato dentro il cassetto. Mm. Possiamo spostare la scrivania. Spostate la scrivania, bravissimi. Oh, ok. Trovate una piccola cassaforte Ok. a 4 D'accordo. cifre. Che codice mettete, scusate? 2421. Non è giusto. No, scherzo. Scherzo. è No, ma corretto. non ha senso. Ok, e dentro trovate il libro 118. Ora, prima però di farvi vedere il libro, vi devo chiedere se riuscite a risolvere l'enigma. Ossia, cosa vi ha dato zia Agata. Se volete vi mostro subito il libro ed è subito risvolto il mistero. No. Però potete arrivarci. No. Ci potrebbe stare. Potete arrivarci. Allora, è un Allora. libro che aveva detto che comincia con la F. Inizia con lei, perché mi era venuto storia dei nipoti, però non credo. Storia dei figli, scopriamo che siamo fratelli. No, Gianmarco, non potremo mai. Non mi chiamo così. Mi ricordava mio fratello. Togliti la mano dalla faccia che continui a biascicare così. Cosa ci ha dato? Allora, ci ha detto che è un piccolo tesoro. Che ha regalato. Sì. Ma potrebbe essere che lei sta regalando a noi quello che a lei era regalato Lion. Sì, ma Lion cosa ha regalato a lei? Dei soldi? Cioè, dei fe e dei fr, quindi è tra Dopo la E. F, G, H, I, libro dei fogli, dei fori, dei feticci. Figli, davvero figli. Forse è davvero dei figli. Ed è quello Dei che frati. Lion le ha dato. Dicendo, è un tesoro che... Tientelo. Comincia a essere sempre più Avere una piccola fortuna nelle vostre mani. piccola, quindi deve essere piccolina. Sì. Dei francobolli. Allora, la storia dei francobolli Tirate deve essere fuori contata il spessissimo. libro ed è storia dei francobolli rari. Grandissimo. Grandissimo. Mi sapete spiegare perché storia dei francobolli rari? Beh, i francobolli costano l'ira di Dio. No, Le collezioni di francobolli. Intendevo nella storia. Cioè, quale francobollo? Perché? Cosa? Perché è nostro. C'è una caratteristica. 20. È un'edizione limitata? No, dovrebbe essere 200. È un errore di stampa. Ah, Ok. C'è un indizio anche nella busta ad Agata. Non so se vedete in alto a destra nella busta. È come se avessero strappato il francobollo che c'era. Aspetta, Ah. Ok, me l'ero perso sta roba completamente. Ah. Sì, si vede, sì. E non voleva che andasse nelle Ok. poste perché nella lettera dell'avvocato che ha mandato per posta c'è lo stampo della poste sopra. Figo, ha senso. Perfetto. Avete trovato il libro, avete trovato la fortuna, quindi adesso potete dirvi ricchi. Provate a chiedere uno all'altro cosa utilizzereste con il denaro. Quindi Philip, cosa pensi che Adelia farebbe con i suoi soldi? E Adelia, cosa pensi che farebbe Philip con i suoi? Beh, direi che Adelia si trasferisce in Spagna. Ok, perfetto. E Adelia?
spendi la tua ricchezza con qualche stupida idea da vendere a qualche magnate. Ho le mie idee di design da usare effettivamente con le varie aziende, ci sta. Perfetto. E la vostra storia in generale, come concludete? C'è una conversazione finale che volete fare? Ringraziamenti? Ma i soldi li abbiamo presi. Quindi finita, No. basta. Grazie zia Agata. Grazie zietta, francamente tra tutti i parenti che abbiamo, alla fine tu sei quella con cui mi dispiace di meno dividere i soldi. Io invece volevo ringraziare Ruggero che mi ha aiutato a risolvere questo splendido enigma. Ringrazio Ruggero anch'io, se solo sapessi che... Ok, ultimissima cosa. Filippo, puoi leggere le tue obiettivi segreti? Certo, i miei obiettivi segreti erano: un tesoro nascosto significa un sacco di soldi. Finalmente potrai finanziare tutte le tue brillanti idee. Spiega almeno 5 brillanti idee che vorresti proporre a 5 diverse marche italiane. Le idee devono peggiorare di volta in volta. Direi che è andata benissimo. Ti disturba tantissimo quando le persone si toccano la faccia o i capelli con le mani. Ogni volta che qualcuno lo farà, trova un modo per far loro togliere subito le mani dalla faccia. A te Allora. ti era sembrata Emma? Sì, un pochino, sai come... Adesso mi rompere le mani, però... E Adelia, quali erano i tuoi obiettivi segreti? Allora, adori la Spagna, ma Philip non vorrà mai spendere i soldi per questo. Meglio suggerirlo in maniera subliminale. Atteggiati come se fossi già in Spagna, senza però mai nominare nulla della Spagna. Era da così tanto tempo che non rivedevi Philip, quasi non ti ricordavi più il suo nome. Chiama Philip usando sempre altri nomi. Quando corretta, spiega quale caratteristica di Philip ti ricorda il tuo conoscente con quel nome. Mentre tu no, vai! Dio. È stata una gag davvero divertente. Sì. C'è stato il buon primo 40 minuti in cui Emma faceva con tranquillità e Martin se ne strafregava. E poi ad un certo punto Martin insistentemente si è accorto di questa cosa. Abbiamo compensato. Sì, poi avete compensato di certo. Bene, È è stato finita la bello. stanza. Vi è piaciuta? Tantissimo. Io mi sono divertito un sacco. Bene, sono contento. Stretta di mano finale, complimenti ad entrambi. È scomparso. No, sta venendo di qua. Ciao. Bene, Ciao. grazie ragazzi. Buona serata. Ciao. Ciao Delia. Grazie, ciao ciao.